signori, buongiorno. The Ridge Motorsport Park. Come è andato il weekend di gara? Più o meno lo sapete tutti. Oggi siamo qua per gli Aprilia Days. Cerchiamo di dimenticare, di girare, di divertirci. E soprattutto oggi grande giornata perché Caleb Cariel e Jody Barry, che sono i miei due compagni di squadra, di cui uno è in testa al campionato, l'altro è il campione della Twins Cup dell'anno scorso, proveranno la mia moto con le parti che abbiamo sviluppato con Gabro e vediamo cosa diranno. He's vlogging. You guys are looking at Jody Barry. Adesso lo dico in italiano, poi gli chiediamo due cose ai ragazzi. Caleb De Cariel, come vi ho detto, è il campione in carica dell'anno scorso. Jody Barry quest'anno è primo in classifica in campionato e adesso proveranno la mia moto e vediamo cosa ci dicono. Are you curious to try my bike? Yeah. Yes. First off, I would just love to tell all the Italian viewers that I love your carbonara and cappuccinos, okay? Amazing! Stiamo cercando di non fargli bere il cappuccino la sera, spiegandogli che è solo per la mattina, però ancora siamo ben lontani da quello, dai. Vichingo! Sei un vichingo! Jody, are you curious to try the bike? Yes, very curious. Different setups, but I'm excited because something might work, you know? Ok, allora adesso mandiamoli dentro e vediamo che cosa ci dicono. Bene, Jody è stato il primo ad entrare con la mia moto, manometro alla mano così gli prendiamo anche le pressioni, come se facessero backpack ma non gli devo insegnare niente. What do you feel, Jody? It feels good. It turns easy. Turns easy? Yeah, it turns easier than I thought it would with the front end being higher. The power's smooth. It's not as aggressive. You know, it's very, you get on it and it's just there. It's like nice and smooth and everything. So I like it. Bene, dice che la moto gira parecchio e che il motore è smooth, quindi morbido. In verità è morbido perché è originale e soprattutto perché abbiamo fatto una scelta di rapporto che a mio avviso, anche se vabbè il risultato della gara loro sono stati più veloci di me, però bisogna considerare i tempi anche in base al motore e noi abbiamo fatto dei tempi, ma il funzionamento della moto a mio avviso è migliore. Adesso vediamo cosa ci dice Caleb, che è appena entrato, perché sono proprio curioso. Hot feelings? Very, very different than my bike. It seemed, you know, it seemed like quick to turn in, but the stability was definitely a little bit different than my bike. You have to try and be very smooth because any little movement. A bit aggressive, eh? Yeah, you can't be aggressive because the bike will get upset. And under braking, it felt like for some reason the rear tire was coming up off the ground a little bit more. I don't know why, just differences in the setup, but the engine actually feels strong. Okay, engine? And I think the gearing, your gearing pulls harder than mine out of the corners, I feel like, a little bit. So just overall a lot different than my setup. Okay, and what about the engine? It feels really strong actually, and I think combined with the gearing,
your gearing is a little bit shorter, I think, so it definitely pulls hard off the corners. The engine feels pretty strong, honestly, for for what it is. So Ok, I think it feels good. super. Yeah. Anche a Caleb è piaciuta, lui ha uno stile un pochino più aggressivo e dice che la moto è un pochino aggressive, è un pochino, come dire, è un po' nervosa, e questo lo ammetto perché è molto corta di interasse. Ci sono delle soluzioni che ho fatto per far girare il più forte possibile la moto, però bisogna, diciamo, combattere anche con un po' la stabilità, quindi bisogna guidare il più morbido possibile e non essere aggressivi. Questo è stato fatto semplicemente per girare il più forte possibile le curve di The Ridge senza motore, e anche loro hanno detto che il motore non è male, ma non è male perché la nostra scelta di rapporto è decisamente migliore, questa è la mia opinione, rispetto alla loro, anche perché al banco dati alla mano questa moto ha 5 cavalli meno delle loro, la loro fa 98 alla ruota, la nostra fa 93, e ai medi regimi al picco di coppia facciamo 8 cavalli meno, quindi immaginate. E comunque con il setup del rapporto e del bilanciamento della moto siamo riusciti a fare discreti tempi qua a The Ridge. Adesso mi cambio anch'io, faccio 2 giri, è arrivato Gabro che purtroppo non è stato bene questa notte, proviamo un po' di cosine e andiamo avanti nella giornata. Altra cosa che sto facendo, sto cercando di allestire il mio casco con la Insta360 Go 2 che mi avete spesso visto utilizzare in svariate situazioni, perché adesso appena finisce il turno degli amatori entriamo nel turno dei piloti, o come li chiamano qui, fast, per fare dei giri cercando di spingere un po', anche se abbiamo delle gomme usate, con la soluzione che abbiamo trovato oggi per addolcire un po' la moto che era un po' nervosa. E adesso, oltre alla Go 2 che ho appena montato nel casco, come faccio di solito, utilizzo la One RS con il modulo 360 al posteriore e la Insta360 One RS con il modulo normale davanti per fare gli onboard, in maniera che posso registrare un video completo con tutte le varie inquadrature da mettervi poi nella mia playlist che potete trovare sul canale, con tutti gli onboard nelle piste in cui vado. E attenzione attenzione, adesso c'è The Ridge che magari può non suscitarvi il massimo dell'interesse, ma vi assicuro che è una pista da paura. Però settimana prossima andiamo nel tempio della velocità americano, ovvero Laguna Seca, e quindi se non siete ancora iscritti al canale fatelo, perché c'è la playlist degli onboard più tutta la nostra avventura americana. E adesso, mentre Gabro allestirà il motore durante la settimana di pausa che c'è fra qui la gara che abbiamo appena svolto questo passato weekend a The Ridge e Laguna Seca, Gabro allestirà appunto il motore che ci servirà per fare meglio, perché abbiamo corso con un motore originale, purtroppo non era arrivata la testa. Durante quella settimana spero di avere la possibilità di farvi vedere Portland, e utilizzerò sempre le telecamere Insta360 che sono supporter del nostro progetto americano, e potete trovare tutti i loro prodotti nel link che trovate in descrizione, insieme alla playlist di tutti i miei onboard. Adesso è finito il turno degli amatori, casco in testa e andiamo a dare un po' di gas fra i cordoli americani.
Io ho girato, sono contento, bella sessione, mi piace la moto e anche con le gomme usate si controlla da paura. Infatti adesso faccio vedere la gomma. Le Dunlop fanno così, qualsiasi sia il setup, duro, morbido, come vuoi, fanno sempre così. Adesso continuiamo il lavoro di paragone dei nostri setup e mandiamo dentro Jody Barry, che, ripeto, capoclassifica della Twins Cup. Ok? Are you ready, Jody? Yes, sir. Come on! Insta 360 per lui. Vai! Sono davvero contento che a Jody e Caleb sia piaciuta la mia moto, chi più, chi meno. E comunque in un solo assaggio di pochi giri è anche difficile apprezzare, soprattutto perché sono abituati a cose estremamente diverse. Stasera torniamo a Portland e domani facciamo a pezzi la moto per prepararla per Laguna Seca, visto che proprio lì ci sarà una gara sola ed avremo pochissimo tempo.